Giovani amici di It's Logo Time, ben ritrovati, ultimo appuntamento per ora con la storia dei loghi delle squadre di Serie A. E oggi siamo all'Udinese, direi che possiamo partire tranquillamente con la sigla. Anche per quest'ultimo video vi chiedo, come sempre, di iscrivervi al canale, qualora voi non l'aveste già fatto, di seguirmi sui miei social, di commentare il video, di farmi domande, eccetera, eccetera. Perciò non so che altro dire in realtà. Un po' di tristezza nell'animo questo. Possiamo partire con la storia del logo dell'Udinese, che nasce nel 1896, a long time ago, in a galaxy far far away. Non ha avuto fin da subito un logo distintivo, bensì, come abbiamo visto in altri casi, ha avuto lo stemma araldico cittadino. Questo mia deduzione semplicemente perché fino agli anni 70 non abbiamo una certezza sul logo utilizzato dalla squadra friulana. Quello degli anni 70 è un bellissimo e classicissimo scudo palato di bianco e nero, colori ovviamente della società e del comune di Udine, con all'interno delle palature le iniziali del club che a quel tempo erano ACU, ovvero Associazione Calcio Udinese. Questo logo dura all'incirca dagli anni 70 fino più o meno alla fine di quegli anni, quindi dopo una decina d'anni il logo cambia e arriviamo alla classica maledizione degli anni 80 che ha colpito tantissime squadre del calcio italiano, ovvero la rappresentazione delle mascotte, dei soprannomi che sono stati dati alle squadre. Quindi in questo caso abbiamo la nostra bella zebretta. Fatemi a trovare un altro animale bianco e nero che possa un attimino essere utilizzato. Stavo per dire la puzzola, ma sarebbe la tigre. In ogni caso utilizzano la testa di una zebra, chiaramente minimalista, dentro questo cerchio di color verde che va a rappresentare chiaramente il campo da calcio. Logo che comunque non ha avuto grandissima fortuna, perché anch'esso non dura tantissimo sulle maglie da gioco della squadra bianconera e viene sostituito da un ben più classico, appunto, scudo, che chiaramente è lo scudo della città di Udine. Innanzitutto la squadra è diventata soltanto Udinese Calcio, che viene posto al di sopra. Abbiamo questo strano campettino in basso di verde con una Z in rosso. Negli anni l'Udinese venne acquistata la Zanussi, nota azienda di elettrodomestici, che appunto decise di apporre il proprio logo sulle maglie e sullo stemma della squadra. Quindi la Z non è di Zico e neanche di Zorro. Questo logo dura fino al 1986, dove semplicemente sparisce il riferimento all'azienda Zanussi e quindi abbiamo un logo decisamente più pulito con la sola scritta Udinese Calcio al di sopra e la no? E niente, questo logo dura anche in questo caso un po', dura 11 anni se non ricordo male, 10-11 anni, dove viene sostituito da uno che più o meno c'è abbastanza familiare. Abbiamo il nostro stemma che diventa circolare, abbiamo due cerchi neri dove al suo interno sono posti una corona d'alloro, stemma della città di Udine al centro e la scritta Udinese Calcio al di sopra. Inoltre vediamo che il tutto è chiuso dall'anno di fondazione, questa volta posto in alto sopra. E questo viene utilizzato fino al 2010, dove viene un attimino rivisto, vengono tolti i cerchi neri che erano abbastanza pesanti poi da vedere anche sulle maglie. Viene scelto di utilizzare un fondo grigio che però viene utilizzato soltanto al centro, dove vi è posto appunto lo stemma araldico della città. Per il resto rimane praticamente tutto invariato. L'anno di fondazione passa dal bianco al color oro, che va a richiamare chiaramente quello della corona di alloro. Ora, per l'ultima volta vi dirò le piccole curiosità. Chiaramente i soprannomi dell'Udinese, ovvero bianconeri e zebrette, sono dati dal fatto che utilizzano come mascotte una zebra, che chiaramente è bianconera,
e i colori societari della città, che sono appunto il bianco e il nero. Nel 2008 ci fu una grandissima sommossa da parte dei tifosi dell'Udinese, perché sulle proprie maglie videro apposto lo stemma del Friuli, cosa che non è andata molto a genio, perché era un riferimento a Trieste, città con la quale Udine non va molto d'accordo. Nel 1976 lo stadio dell'Udinese è lo stadio Friuli. Chiaramente è un nome dato per dare importanza alla regione di appartenenza della città, ma fu scelto questo nome proprio perché in quell'anno ci fu un grandissimo e gravissimo terremoto nella regione, e quindi la società decise di dare il nome allo stadio, anche per ricordare la memoria di quelli che purtroppo persero la vita. Con un velo di tristezza e con una lacrima, che veramente questo era l'ultimo video per quanto riguarda i loghi delle squadre di Serie A. Come sempre vi invito a scrivermi quale secondo voi è stato ed è il logo più bello della storia dell'Udinese. Noi ci rivediamo nel prossimo video, ciao!